Spesso ti diranno che per investire bene bisogna investire tutto e subito, ma se ti dicessi che i più ricchi non fanno così? C'è un metodo utilizzato dai professionisti per investire piano, con lentezza, soprattutto con meno stress, che può farti guadagnare molto denaro nel tempo. E oggi la zia te lo spiega con la semplicità più assoluta del mondo. Non è un trucco, si chiama PAC, piano di accumulo del capitale. Già dal nome si intuisce che non investi tutto subito, ma un passettino alla volta. Ed è proprio questo che fa la differenza. Vediamolo. Piccola aggiunta, troverete nella descrizione un piccolo regalino, un link che vi rimanda a un PDF completo di tutte queste spiegazioni ancora più semplificate, con qualche aggiuntina di come funziona il piano d'accumulo, quindi andate a scaricarvelo, è completamente gratis. Per iniziare ad investirci, la prima cosa essenziale è capire come diavolo funziona. Il PAC è una strategia che viene consigliata molto spesso da tanti consulenti finanziari, soprattutto a chi ha appena iniziato ad approcciarsi al mondo degli investimenti, ma è anche un'ottima soluzione per chi vuole diluire il rischio nel tempo, cioè abbassarlo un po' alla volta. Ti aiuta tantissimo nella disciplina e iniziare ad investire con costanza. Sfrutta dei concetti come il dollar cost averaging, parolona molto complessa in poche parole, un modo intelligente di comprare quote quando il mercato è più basso e meno invece quando il mercato è più alto. Semplicemente il PAC è un modo per investire non tutto insieme, ma un pochino alla volta. Parliamo di rate regolari che possono andare da 50, 100, 200 ogni singolo mese con costanza. Questo significa che non compri solo una volta, ma tante volte ogni mese tutto il tempo. Quindi se decidi ad esempio di investire 100 euro ogni mese, ti ritroverai con 12.000 euro in un totale di 10 anni. Questo è comodo, intanto perché non metti una cifra così grossa tutta insieme. Non so voi, ma non tanta gente ha 12.000 euro da mettere tutti subito, mentre 100 euro al mese è più fattibile. In secondo luogo, questo fa la media dei prezzi di acquisto nel tempo, quello che vi avevo nominato all'inizio, dollar cost averaging. Vi basti sapere che vi aiuta a ridurre tantissimo il rischio di entrare nell'unico momento che magari potrebbe corrispondere a quello più sbagliato del mercato su cui entrare. Quindi voi avrete una media. In che senso? Mettendo ogni tot di soldi ogni mese, avrete momenti in cui verranno messi che è buono, il mercato sta andando benone, cioè sono bassi magari i prezzi e voi quindi ne comprate di più, altri in cui invece il mercato è alto, quindi voi comprerete di meno, e l'insieme di tutte queste farà poi una media, e la media tende a rimanere abbastanza neutra, nel senso che a furia di buone e a furia di cattive più o meno avrete un abbastanza equilibrio. Ben diverso è se prendete tutto e lo buttate in un unico giorno, in un unico momento. In quel caso dovreste vedere se vi conviene davvero metterle tutte in quell'unico giorno. Immaginiamo due vaschette con delle palline. Nella prima ci andiamo a mettere 100 euro investiti ogni mese. Nella seconda invece andiamo a mettere 1.200 euro tutti in una volta in un mese. Noi andiamo a prendere questi 1.200 e li andiamo a investire nel mercato una volta tutti insieme. Questi 100 li andiamo a investire nel mercato un mese, un mese, un mese e così via, fino ad arrivare al rispettivo di 1.200. Cosa succede? Quando il mercato tende a salire e scendere, ovviamente le piccole palline tutte unite mese per mese costano diversamente, e questo può portare ad abbassare il prezzo medio di quelle che sono le quote. Se invece noi abbiamo una sola pallina, questa è in balia del mercato in quel momento, in quel giorno, in quell'anno. Quindi se il mercato sta andando bene, fantastico, perché allora ci abbiamo guadagnato. Ma è anche vero che non sappiamo mai quando il mercato va davvero bene. Ora, noi abbiamo detto che funziona a media, ma cosa significa? Ogni pallina è appunto un acquisto di quote che viene fatto ogni singolo mese. Se il mercato è basso, tu otterrai più palline in quel determinato mese o in quei mesi. Se il mercato invece è alto, tu guadagnerai in quel mese, in quei mesi, meno palline rispetto a quando era basso. Ma la media che si va poi a fare delle palline è più o meno una sorta di equilibrio. La media dei prezzi pagati tende ad essere più bassa rispetto a investire
tutto in un unico momento sbagliato, ovvero potrebbero capitare periodi di estrema caduta del mercato dove tutto quanto finirebbe per costare molto meno, ma questo potrebbe succedere tra 9 anni ad esempio. Quindi nel nono anno, dato che noi investiremo sempre per 10 anni, ipotizzando nel nostro esempio, il nono anno io comprerò molto di più perché il mercato è caduto. Nel caso invece dove io ho investito tutto in una volta, finisce lì. Non aggiungerò altri soldi perché li ho già inseriti, quindi non comprerò di più. Se compri un pochino alla volta, godi dei benefici sia quando il mercato scende sia quando il mercato sale. Se compri invece tutto quanto in una volta sola, i tuoi profitti rimangono nettamente più bassi e ti stai anche togliendo delle opportunità davanti di eventuali cambi del mercato di cui potresti approfittare. Uno potrebbe dire: certo, ma io allora aggiungo un'altra pallina quando il mercato scende tanto. Potete assolutamente farlo, non vi dico di no, ma qui stiamo parlando di a parità di cifre, 1200, 1200. Se poi qui improvvisamente volete metterne altri 1000, dopo non sono più equiparabili. Tuttavia è importante distinguere una cosa tra questi due. L'investimento unico può restituire in media rendimenti, cioè soldi di ritorno, leggermente più alti rispetto invece a metterli un po' alla volta, ovviamente nel lungo periodo. Ma è anche vero che deve essere fatto nel momento giusto, che è molto difficile da dire perché il momento giusto è di base quando sta scendendo il mercato, ma non sappiamo dire precisamente ogni quanto scende, possiamo fare un po' di ipotesi. Il PAC invece riduce il rischio e soprattutto per fare ipotesi bisogna essere tanto esperti negli investimenti e capire il momento giusto. Se voi volete semplicemente partire non avete bisogno di fare chissà quali ipotesi, mettete ogni mese e il rischio vi si va a sciamare. Il PAC possiamo dire che riduce il rischio di investire nel tempo nel momento sbagliato, che ovviamente è più comune per un novellino alle prime armi. Ti prometto che tra un attimo solo ti dimostro qual è la più adatta per te. Impostare un PAC è facilissimo, vi rimando a guardare di preciso il mio video relativo a Trade Republic dove l'ho utilizzato, ma a breve verrà fuori anche un altro video interessante dove potete farlo anche in altri brokers. Fatto sta che è semplice, scegliete l'importo fisso, ad esempio 100 euro al mese, scegli in che investire, gli ETF sono quelli più sicuri, anche qui se non sapete cosa sono vi rimando a questo video, mi raccomando, fare un ETF, scegliere un ETF o un asset di qualsiasi tipo dovete assolutamente informarvi, ve lo dirò sempre, non iniziate mai ad investire se non vi informate bene prima. Noi ipotizziamo, non lo so, NSCI World e boom, impostiamo l'acquisto automatico ogni mese. In alcune app si può scegliere in che periodo, in che numero del mese, in altre invece è obbligatorio, ad esempio Trade Republic avete solo due scelte. Se prendiamo Trading 212 ad esempio possiamo scegliere noi il giorno, questo è molto buono perché anche qui ci sono dei calcoli su quali sono i giorni migliori o peggiori dove investire ogni mese, dove ci sono certi giorni secondo alcune idee statistiche che fruttano di più e altri giorni o periodi che sono i peggiori dove iniziare a mettere dentro i soldi. Se siete interessati scrivetemelo nei commenti, magari ci farò un video a parte. Perché investire utilizzando il metodo del PAC può essere perfetto per te? Intanto ti aiuta ad abituarti ad investire con costanza, che agli inizi avere paura è normalissimo e non essere costanti pure. Riduce l'impatto psicologico di investire una grossa cifra tutta subito. Investire 100 euro obiettivamente mette meno ansia di investirne 2000 tutti in una volta e ti permette di sfruttare la crescita dei mercati senza dover stare ogni giorno a guardare quel dannato mercato impazzendoci. Dunque, la semplice verità è che il PAC non è una bacchetta magica che ti fa diventare milionario, ma è un modo semplice, automatico e che ti crea disciplina per andare ad investire nel lungo periodo senza impazzire. Ovviamente ricordatevi, nel momento in cui andrete a ritirare la cifra, le tasse purtroppo sono molto elevate. A seconda del paese dove vi trovate cambiano. In Italia il 26% sulle plusvalenze e ci sono anche poi le imposte di bollo. Se sei alle prime armi, hai un po' paura oppure non hai così tanti soldi che ti puoi permettere di investire in un'unica botta, sicuramente la strategia di investire in un PAC è la cosa migliore che tu ti possa permettere di fare. In questa maniera sei sicuro che i soldi lavorino per te. Ad ogni modo, non osate investire se prima non vi andate ad informare decentemente, dunque vi rilascio a questo video che vi insegna tutte le basi che dovete sapere, non ci provate a skipparle.